Esiste la possibilità che una persona riesca ad ascoltare la voce di Dio, che è nella propria coscienza, almeno così i teologi da sempre ci hanno insegnato, senza essere pazzo. Comunemente vi è la percezione che chi ascolta la voce di Dio abbia dei problemi mentali. Però la psicologia ha analizzato, la psicologia seria, contemporanea, a partire da Freud, che è l'inventore della psicanalisi, vi era la certezza che Dio non doveva far parte dell'esistenza dell'uomo. Addirittura Freud disse che basta che una persona si chieda se Dio esiste, allora è malato. Però sappiamo che la psicologia nasce in un contesto positivistico e quindi nasce il suo fondatore, Comte. Comte è colui che si vestiva da sacerdote per sfottere la messa e lui dichiarava la sua filosofia come la regina delle scienze. Quindi sappiamo che c'era qualcosa che non andava in tutta questa ideologia, e sta di fatto che in seguito la psicologia, diventando scienza autonoma nel bene o nel male, ha individuato anche gli errori di Freud e ha infine accettato solo poche cose del suo fondatore e le altre le ha corrette e accresciute nella coerenza. E quindi è possibile che un uomo riesca ad ascoltare la voce di Dio. La psicologia contemporanea dice che ciò è possibile, ed è possibile distinguendo alcune cose. La patologia dice che non si può, che l'uomo, se ha un problema, non può c'è traffico. L'uomo che ascolta la voce di Dio, e se questo è qualcosa di positivo, è qualcosa di straordinario che la psicologia non riesce a individuare, perché non è quantificabile, non è qualcosa di oggettivo, effettivamente è qualcosa di personale, quindi la psicologia non può trovarlo, però vede in alcuni casi che ciò succede. Non è patologico quando questo riesce, questo evento non si contrappone alla salute, al benessere della persona, quindi non stravolge la vita, non impedisce alcunché. Invece la psicosi sappiamo che è qualcosa che impedisce sia il contatto con la realtà e che le interferenze di queste voci nella psicosi invece riescono a impedire il quieto vivere della persona e rendono queste voci come un rumore fastidioso che condiziona il benessere e la vita quotidiana delle persone. Quindi coloro che ascoltano la voce di Dio, questa voce, se è autentica, si fa ascoltare di rado, si fa ascoltare nei momenti utili, si fa ascoltare proprio laddove Dio vuole farsi sentire, ovvero spesso nei momenti cruciali dell'esistenza. Sappiamo per esempio nella Bibbia, leggiamo che Dio parlava nei sogni, per esempio a San Giuseppe, e molti santi hanno avuto delle visioni che hanno accresciuto la comprensione della realtà e l'aiuto materiale nella vita stessa. Quindi invece nella psicosi abbiamo anche una regressione anche delle qualità mentali delle persone, purtroppo, e invece
quando vi sono dei casi straordinari di teofanie, sappiamo che non vi è alcun disagio mentale e la vita delle persone non regredisce, ma semmai si completa e il soccorso divino diventa qualcosa che aiuta l'uomo nella vita quotidiana. E voi che ne pensate? Avete mai sentito la voce di Dio? Sappiamo benissimo anche che vi sono anche delle vocazioni. Vocazione significa chiamata. Quindi migliaia e migliaia di persone nella storia della Chiesa e nella storia dell'umanità hanno concepito o ascoltato, o avuto l'impressione di aver sentito la voce di Dio nella propria vita, e molte persone sono diventate anche sante ascoltando e facendo di questa voce una missione e contribuendo al benessere dell'umanità stessa. Voi che ne pensate?